Stiamo per concludere questa prima parte di domande, quindi vi chiedo come sappiamo che è davvero esistito un peccato originale e che le sue conseguenze hanno coinvolto l'umanità intera. Dunque il mio pensiero personale, leggendo la Bibbia, ma leggendo anche quella delle traduzioni tradizionali, la Bibbia non parli di un peccato originale, nel senso che non trovo nell'Antico Testamento una colpa che sia stata punita e punita in modo tale da determinare una macchia all'interno dell'umanità. E giustamente dicevano prima gli ultimi due relatori, Torgarone e Don Segatti, no, che ci sono delle traduzioni e ci sono delle Bibbie che sono oneste perché mettono delle note. Per esempio, torno alla Bibbia di Gerusalemme, che parlando proprio della cacciata di Adamo ed Eva dal cosiddetto paradiso terrestre, dice testualmente: non si tratta di una punizione per una colpa già commessa, ma si tratta di una decisione preventiva. Sto proprio citando a memoria, poi se volete lo leggiamo. E dice: quindi non va cercato qui ciò che vi è stato letto successivamente. E dice in particolare la lettura di Paolo, lettera ai Romani, lettera ai Corinzi, e non va cercato qui ciò che poi è stato elaborato dalla teologia successiva, cioè il concetto del peccato originale non va cercato lì, nel senso che è un prodotto di una elaborazione successiva, così almeno è scritto in quella nota. Io peraltro, come dire, concordo assolutamente. Pertanto il problema che si pone è, ovviamente dal mio punto di vista, chiaramente, se nella Bibbia, come a me appare, non si parla del Dio Padre onnisciente, onnipotente, eccetera, 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 e se nella Bibbia non c'è un peccato originale, la domanda è: se manca il mandante e manca il movente, chi è che ha mandato Gesù Cristo e per che cosa è stato mandato? Quindi questa è la domanda che mi faccio io, da ciò che mi pare di ricavare ovviamente dall'Antico Testamento. Poi però magari, anzi di questo direi parliamo dopo, però io questo è ciò che leggo, che il peccato originale non c'è, tenendo presente che leggendo sempre la Bibbia mi pare di capire che, allegoria o verità che sia, Adamo ed Eva non risulterebbero essere i progenitori dell'intera umanità, ma i capostipiti di un gruppo, di una famiglia, di un clan specifico. Dico, qualora ci fosse, ma ripeto, secondo me non c'è, semmai il peccato l'avrebbe commesso quel clan, non l'umanità intera, ma insomma questa sarebbe un'altra discussione in più e non la voglio introdurre, ci mancherebbe. Diciamo che secondo me il peccato originale non c'è, con tutto ciò che questo comporta in termini di conseguenze neotestamentarie. Io con questa domanda in realtà inizio gradualmente ad eclissarmi per ovvi motivi, insomma, perché diciamo entrando in ambito di Nuovo Testamento chiaramente ho un po' di difficoltà a parlarne perché non voglio offendere la sensibilità di nessuno. No, ma comunque non ho neanche le competenze in maniera molto, molto sincera, per cui volendo dare un parere tecnico ritengo di dover sapere esattamente di cosa sto parlando, cosa che in questo caso non sarebbe vera. Però questo testo, cioè insomma quello di cui parliamo, è un testo che appartiene pienamente alla tradizione dell'Antico Testamento, per cui ne posso parlare e ne parlo volentieri. Per quanto riguarda il peso del peccato originale all'interno dell'umanità, nella tradizione ebraica il peso di questo è molto inferiore rispetto a quello che troviamo nella tradizione cattolica. Ciò che possiamo ricavare è quello che leggiamo all'atto pratico all'interno del testo, cioè vale a dire le conseguenze che questo peccato ha portato, cioè per cui da una parte la mortalità dell'uomo, cioè questo elemento all'interno del testo, la cacciata dall'Eden, e tutte queste cose comportano un cambiamento di condizione per quanto riguarda l'uomo, cioè uscire dall'Eden vuol dire in qualche modo uscire da una certa condizione ed entrare nella nostra condizione storica, nella condizione propria della civiltà, ed un cambiamento all'interno delle caratteristiche fondamentali dell'uomo, cioè l'uomo adesso è consapevole appunto alla conoscenza
del bene e del male, almeno attenendoci al testo biblico. C'è pure una controdomanda molto provocatoria che fanno i commentatori: ma se l'uomo non conosce il bene e il male, come fa ad essere punito per il peccato? E come è possibile dire che l'uomo ha peccato? Però secondo me, cioè dando questo tipo di lettura, insomma, che la nostra lettura, insomma, la lettura ebraica di questo brano, ci discostiamo da quello che penso essere il tema, insomma, appunto, che è quello del peccato originale. Nell'ebraismo questo non c'è, se non in maniera estremamente velata, cioè c'è scritto che dopo il peccato del vitello d'oro, in qualche modo il popolo ebraico riacquisisce quella condizione posteriore rispetto al peccato originale, ma si tratta insomma di qualcosa di molto più periferico all'interno della nostra tradizione rispetto a quanto non possa essere invece nel mondo cristiano. Grazie. Quello che diceva Bilino, per non sbagliare di nuovo Mario, lì non sbaglio, riguardante il peccato originale e soprattutto negando l'esistenza del peccato originale, ovviamente non c'è il mandante e non c'è la fine di quello che praticamente per quale motivo Gesù è venuto e morto sulla croce. E giustamente ci mettiamo la domanda, e lì mi faccio appello indietro qualche mese fa, quando ci siamo visti sempre a Milano, se Gesù dovrà morire, se un giorno scopriamo che su altri pianeti esiste vita, e Gesù deve andare anche lì, morire sulla croce e salvare gli altri. Infatti in quell'occasione dissi a Mauro, e lo dico anche qui, che la morte di Gesù sulla croce soprattutto, e se noi guardiamo i testi dell'Antico Testamento, le profezie, e qui entriamo in un certo di contrasto con l'ebraismo, perché per noi, soprattutto per i cristiani, Gesù è il Messia. Per gli ebrei non è il Messia, anzi non è mai stato, è il falegname, morto, ucciso dai romani sulla croce per la colpa che avrebbe detto che è il figlio di Dio. E la cosa importante e interessante è che Gesù non l'ha mai detto che è il figlio di Dio. Lui non l'ha mai detto. Infatti, quando lo interrogano, tu sei il figlio di Dio, lui dice, tu lo dici, non lo dico io. E vedrai il figlio dell'uomo venendo sulle nubi a giudicare i vivi e i morti. Il peccato originale alla fine cos'è? Perché ci mettiamo sempre questo punto, no? Il peccato originale è la disobbedienza. Per esempio, vi faccio un esempio, mi piace sempre fare gli esempi. C'è un signore che ha un grande patrimonio e ha 2 figli e dice a tutti e 2 i figli: guardate, questi miei averi li dovete spartire in 2, una a te e una a te. Uno che è un po' intelligente dice: vabbè, mi faccio forte, quando muore il papà allontano l'altro fratello e mi piglio tutto. E così succede. E dunque ha commesso una disobbedienza a un desiderio del papà. E questo, i beni, tutto quello che lui ha fatto e tutto quello che ha guadagnato, va avanti per 7 generazioni, fino a quando a un certo punto i figli di quello, diciamo, i pronipoti del fratello lasciato in disgrazia, dice: ma ascoltate, andiamo indietro a guardare un attimo i documenti, no? E anche il testamento, e vediamo e cerchiamo di riscattare questo blasfemo atto che è stato fatto dal fratello del nostro Ava, del nostro padre. E dunque, ecco, il peccato, la disobbedienza esiste, dunque tutta una generazione rimane nella disgrazia di non avere praticamente degli averi di quello che ha lasciato il papà. Dunque esiste un peccato. Perché è morto Gesù? Gesù è morto sulla croce. Se noi guardiamo il capitolo 53 di Isaia, quanti di voi l'avete letto? Isaia 53. Il testo che abbiamo noi è molto conforme a quello scoperto a Mar Morto a Qumran. Dunque è lì diciamo che i nostri fratelli ebrei diciamo non sono molto d'accordo sui testi di Isaia, non che non sono molto d'accordo, ma non vedono la messianità di Gesù in questo testo. Nel testo di Isaia 53, disprezzato e rietto dagli uomini, uomo del dolore
che ben conosce i patire, il mio leggere italiano è abbastanza faticoso, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non aveva alcun stima, eppure egli si è caricato dalla nostra sofferenza e si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percorso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per la nostra iniquità. Il castigo che ci dà salvezza e si è abbattuto su di lui. E dunque tutto questo, vedete, alla fine Gesù è venuto per riscattare che cosa? La nostra disobbedienza. Ecco perché io mi ritrovo nel Gesù morto sulla croce, mi ritrovo e scopro un atto veramente di amore, ma di amore profondo per tante generazioni di persone che verranno, e la sua morte sulla croce e la resurrezione che noi cristiani crediamo è universale e dunque vale per tutti e per tutto. E credo che il punto comune si può scoprire più avanti anche con i fratelli ebrei, perché alla fine non siamo, come diceva Mauro una volta, che siamo dei ladri che abbiamo rubato i testi agli ebrei e dice ma questi qua cosa vogliono da noi? No, non abbiamo rubato niente, perché il giudeo cristiano conserva la fede di questi padri, e il padre soprattutto dell'unico Dio, che è il nostro Dio, diciamo, monoteista degli ebrei, dei cristiani e degli islamici. Allora, tra Genesi 3 e Romani 5,12, dove l'Apostolo Paolo dice che per mezzo di un uomo la morte è entrata nel mondo, evidentemente non c'è coincidenza, e anzi uno leggendo Paolo si può chiedere dove trova quell'idea, cioè di una atto di decadenza, di un fallimento iniziale dell'umanità che poi l'avrebbe sempre caratterizzata, dove lo trova in Genesi 3, dove, se ve lo leggete a casa, una delle cose che mi ha sempre più colpito è l'atteggiamento di Dio, che alla fine non sembra drammaticissimo. Cioè, dice, va bene, sono diventati come uno di noi, se stanno ancora nel giardino possono prendere l'albero che li rende oltretutto mortale, mandiamoli via, ma si preoccupa persino del fatto che loro si vergognano di essere nudi e li copre. Cioè non sembra appunto una reazione apocalittica. E in effetti noi oggi leggiamo questi testi come un racconto eziologico, cioè un racconto per rispondere alla domanda: ma perché il mondo, che potrebbe essere il bel giardino che Dio ha creato, in cui, se leggete quella pagina, c'è un bell'articolo scritto anni fa da un collega inglese, Intimacy and Alienation, cioè in Genesi 2 c'è intimità, cioè Dio che passeggia. Al Ponentino Dio passeggia la sera nel giardino e Adamo ed Eva non si vergognano, e non c'è inimicizia con gli animali, e non c'è ancora il maschilismo, per cui quando Dio porta il prototipo ad Adamo dice questa volta sì che ci siamo, eccetera eccetera. E invece tutte quelle relazioni in Genesi 3 vengono alterate, si nascondono da Dio, si vergognano di essere nudi, Adamo diventa un Baal, un marito autoritario, nonostante c'è il parto con dolore, non è più questa specie di uomo del Rinascimento che fa lavori manuali, ma anche comanda il giardino e anche fa lo scienziato perché dà i nomi agli animali, ma è uno che si deve spaccare la schiena, eccetera. Ecco. Letto sullo sfondo dei miti, dei testi babilonesi, è un tentativo di dire: ma nell'andamento del mondo, cioè la disarmonia e la fatica del vivere, e se fossero colpa nostra?
Cioè, e se dipendessero dal fatto che noi non ci accontentiamo di essere quello che siamo, non sappiamo attenerci ai nostri limiti. Potremmo pensare alla categoria moderna del limite fondante in psicologia. Ci sono dei limiti che ti aiutano, eccetera, eccetera. Cioè, la fatica e l'ambivalenza e l'ambiguità del vivere dell'umano non sono un destino che gli dei hanno deciso, ma c'entriamo anche noi. È anche roba nostra. Vabbè. Il problema è che noi non possiamo né validare né falsificare il cristianesimo, appunto, facendo delle equazioni, perché tra Paolo, l'Apostolo, e Genesi 3 c'è tutta una riflessione ebraica che non è diventata canonica, ma questo non vuol dire niente per me, per il breve discorso che voglio fare. Cioè, già nella Bibbia ebraica, ma poi successivamente in ambito ebraico, ci si accorge che la visione deuteronomistica, diciamo, tu sei libero, ti ho messo davanti il bene e il male, scegli il bene onde tu viva, eccetera, eccetera. Non basta. Perché il male seduce? Perché pur sapendo che una cosa è male si viene voglia di farla? Cioè, perché il male nel mondo sembra di essere qualcosa di più complicato che la semplice somma dei nostri fallimenti, delle nostre nevrosi, delle nostre inettitudini, eccetera, eccetera. E allora, perfetto, per esempio nel libro dei Vigilanti, che è uno scritto le cui tradizioni sono coeve a parti della Bibbia, ci si inventa una rivolta di angeli, c'è anche poi nel Midrash, che vengono per punizione cacciati sulla terra, cioè hanno fatto disordine in cielo e vengono cacciati giù, e loro per vendicarsi insegnano a fare il male agli uomini. Allora, queste qui sono storielle, potremmo stoltamente pensare, che ci fanno sorridere, ma hanno la stessa valenza della filosofia di Platone, cioè sono un modo di chiedersi: ma il male nel mondo è semplicemente la somma dei miei errori o c'è un problema del male? E qui mi fermo per i 30 secondi, ma loro sono andati avanti. E allora Gesù è una delle voci che le varie interpretazioni della morte di Gesù presuppongono questo drammatico dibattito intra-ebraico e non solo sulla realtà del male. Allora, letto così voi capite che è molto più semplice che il catechismo ti dice Genesi 3,15 più Romani 5,12 a posto, oppure siccome non funziona quella coppia lì abbiamo risolto il problema. No. Io direi questo. Tendenzialmente, facendo un bilancio, adesso mi metto nella tradizione cattolica, facendo un bilancio di come si è sommativamente elaborato il concetto di peccato originale, cosa si è detto, le conseguenze, perché penso poi ad alcune cose molto tristi, no? Si è detto che chi era in sola condizione di peccato originale sarebbe stato destinato all'inferno, quindi a rigore qui si è giocato sul destino di milioni di uomini, miliardi di uomini con una leggerezza. Ecco, io direi che in questo caso, io lo ammetterei ciò, la teologia, alcuni filoni della teologia cattolica hanno esercitato, diciamo pure, attraverso la questione del peccato originale, e qui mi collego proprio al punto di partenza di noi oggi, un maneggio su Dio fuori misura. Hanno cercato di decidere il destino dell'umanità con una leggerezza mentale che è preoccupante, è preoccupante. Questo da fare attenzione, perché si fa in fretta a trarre delle conclusioni logiche che poi finiscono per essere delle catene su Dio. Incatenano Dio, bisogna fare attenzione, perché si sconfina sul terreno che si è detto prima, ripetuto tante volte, che non abbiamo una certezza dominativa su Dio. Quindi bisogna fare molta attenzione. Ma qui però si sono evocate, dicevo, una galassia di cose, no? Intanto direi che è vero, dietro queste pagine si è portato in
si è inserito dentro la questione di queste pagine di Genesi, si è inserito l'interrogativo, uno dei più cocenti interrogativi che mai esistano, no? Ma il male da dove viene? Pensate che una figura così straordinaria dal punto di vista intellettuale e anche come acutezza, no? Spirituale, qual è Sant'Agostino, su questo è rimasto attanagliato per buona parte della sua vita. Lui era da giovane prominente professore di eccetera eccetera, era manicheo. Diceva quindi che il male ha una consistenza paritetica di divinità con Dio. Dio del bene, Dio del male. Questa era una spiegazione che lui ha cercato di superare attraverso, ecco, io dico, lo semplifico molto perché il suo pensiero è complesso, anche se in alcuni punti molto dangerous, cioè molto rischioso. Allora, ha tirato al posto di fare due divinità, creando una rottura del concetto di unico Dio. Non è possibile che siano due divinità. Il male si può concepire prevalentemente solo come esclusione di bene, non puoi definire il male in senso oggettivo, è solo l'esclusione di bene. Ha attaccato all'uomo la responsabilità del male in un modo potentissimo e l'ha attaccato con tutta una serie di conseguenze che si prendevano l'abbrivio proprio dal testo di Genesi e quindi il peso del peccato originale che si è gravato sull'umanità con una responsabilità che dovrebbe essere... E poi qui si sono innescate, ripeto, alcune teologie che sono veramente state anche molto a rischio. Provo a dirne una. Guardate il nostro grandissimo Dante. Dante come pone la questione della morte di Cristo in croce? E lì poi vorrei dire qualcosa su Gesù Cristo a questo proposito, letto in chiave di rapporto al peccato originale. L'anticipo perché tanto vedo che ce l'ha che è imminente il silenzio. Dunque allora, Gesù Cristo è venuto innanzitutto per annunciare la buona novella, non per pigliarselo col peccato originale. Poi però è anche stato redentore, cioè ha assunto su di sé una parte fondamentale del male del mondo. E qui ci sarebbe da evocare un rapporto che oggi non siamo qui in grado di adempiere perché non abbiamo una presenza là, che su questo argomento ci sarebbe assolutamente urgente oggi, e cioè la quarta sura al versetto 156 del Corano nega che veramente, se la piglia con i giudei tra l'altro, dice: voi giudei avete questa colpa, avete detto che avete crocifisso Gesù Cristo, mentre invece non l'avete crocifisso in realtà, perché Dio lo tirò via per sé, lo elevò a sé, e Dio è onnipotente, o come dice in un altro passaggio, quando inganna è più ingannatore di chi inganna. E voi avete creduto di ucciderlo, ma egli in realtà è trasformato, perché non è possibile che egli abbia patito la croce, perché il profeta non può essere abbandonato da Dio, mentre invece il cristianesimo crede che il Signore abbia redento questo male del mondo anche specificamente attraverso la croce, cioè assumendo il male ma non infliggendolo. E qui un tasto delicatissimo attorno al concetto di Dio e dell'onnipotenza di Dio. Comunque, per chiudere il discorso, io penserei questo, che forse i filoni entro cui si può andare, ripensando anche criticamente, mi metto nell'ottica cattolica, ripensando criticamente ciò che è stato sovraccaricato attorno a questi testi e attorno alle idee che si sono costruite su questi testi, bisognerebbe ritornare a quello sguardo sereno che c'è nel Nuovo Testamento, cioè è quello che a ciascun giorno la sua pena, a ciascuna epoca storica, a ciascun uomo, a ciascuna coscienza si porti il peso delle sue responsabilità. E questo certamente è collegato con responsabilità che mi legano ad altri, ma staccherei il concetto di peccato originale da un concetto clanico di peccato. Cioè uno ha peccato, i genitori hanno peccato e i figli se lo tirano dietro. Una roba di questo genere, secondo me, nel Nuovo Testamento è ampiamente sconfessata, anche se purtroppo è stata ampiamente usata in teologia. Mi fermerei qua. Grazie.